Ciao ragazzi e benvenuti a Italian Globetrotter. Io sono Riccardo ed oggi ci collegheremo con l'Irlanda e parleremo con Andrea che si è trasferito là da 2 anni. Ciao Andrea, ci sei? Ciao Riccardo, sì, ci sono. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu? Bene, bene, dai, grazie. Com'è a Dublino oggi il tempo? Tempo, ecco, questa è la domanda peggiore che potevi farmi. Ecco. Tempo qui 15 gradi, 14 gradi Oggi, circa. cavolo. Sì, oggi, sì, sì, sì. E questo è il massimo che potremmo avere di qua fino a tutta l'estate. Sì. Nuvole, vento, pioggerellina, 15 gradi. Per loro c'è summertime, c'è estate, ecco, Certo, quindi certo. loro li vedi in tenuta estiva. Senti, è un piacere averti ospite qui e conoscerti a Grazie. Italian Globetrotter. Piacere mio contribuire. Spero insomma che aiuterai tante persone, che è lo scopo alla fine di questo canale, cioè aiutare Sì. altre persone attraverso esperienze e storie di italiani appunto all'estero. Come prima domanda, io ti Mhm. volevo chiedere di presentarti chiaramente, prima di farti domande ecco, più specifiche sull'Irlanda e di raccontarci un po', diciamo, di te, della tua storia, prima di arrivare in Irlanda, cosa facevi in Italia e cosa ti ha spinto a lasciare il nostro paese per appunto andare lì. Ok, allora io ho 26 anni, sono siciliano, come avrei potuto sentire Si sente, sì, si dall'accento, si sente. sente, Sì. e sono venuto in Irlanda a settembre del 2019, quasi 2 anni fa. E prima di partire venivo da un periodo già di fermo, di un po' di mesi, perché avevo preso la NASPI, quindi ero con la disoccupazione. Però Mm. ecco, il lavoro più importante che ho fatto, che comunque sono uscito da scuola 7-8 anni fa, poi ho fatto così il fattorino della pizza, poi il primo vero contratto importante l'ho avuto al 190 della Vodafone. Per circa 1 anno e mezzo Mm. ho tenuto botta con loro, però ecco, con contratti a 2 mesi, 3 mesi, 2 settimane di proroga a volte, con un ottimo stipendio per la vita comunque a Catania. Giovane, sai, vivevo con mia mamma, quindi mi andava bene, ecco, Mhm. non avevo nessun problema. Finito il contratto, finito tutto, ho chiesto la disoccupazione, finita la disoccupazione è stato poi un problema, ho detto e ora? Ho provato un pochino, ho detto vediamo 2 mesetti che succede, poi avendo mia sorella qui, nel Eh, 2017 venne qui in Irlanda, quindi ho detto avendo già lei, aggancio. aggancio sì, Famoso aggancio. era già da un po' che mi diceva dai vieni, prova. Nel 2018 ero venuto qui un weekend per vedere un attimino, Era però sono venuto a dicembre, quindi mese forse uno dei più freddi. peggiori. Poi mi ricordo appena aperta la porta proprio scorrevole dell'aeroporto, ho detto ma dove siamo? Perché io comunque siciliano, quindi sole, Arriva caldo, dal cioè il capo. mio inverno è l'estate che adesso ho qui, ecco, quindi per farti Mamma mia. capire in che universo parallelo sono Eh, andato. E quindi niente, però poi un anno dopo, finito il contratto, ho provato, non ho trovato nulla, ho detto proviamo, andiamo. Sono partito senza troppe pretese, ho detto vediamo quanto duro, quanto sto, senza dire, cioè non mi piace mai parlare subito e magari poi fare una brutta figura. Ho detto non dico niente, quanto sto. Avevo pensato 6 mesi, però mm. 6 mesi ti accorgi che non bastano soprattutto per la lingua No, inglese, la perché lingua sei no. mesi. Certo. Quindi niente, sono venuto qui, sono stato un mesetto con mia sorella, poi ho trovato casa. Un mese dopo esatto mi ha raggiunto la mia ragazza. Sai, sono stato anche Da fortunato. solo? Non lo so se l'avrei fatto da solo, magari sì, Eh, magari non sarei durato 2 anni, perché comunque sì, non è facile da solo, non è per niente no. facile. Ciao ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Ciao! Sono venuto qui consapevole del fatto che il mio primo lavoro sarebbe stato, ecco, magari il lavapiatti, e infatti così è stato, perché Mm, non parlando inglese, che proprio io non parlavo inglese, cioè mm. quando si dice what's your name o what's your favorite color, basta, basta. Quindi il lavapiatti era l'unico lavoro che potevo fare e qui devo dire che se vieni qui e non parli inglese come kitchen porter lo trovi il giorno dopo pure, se vuoi. Immaginando un periodo normale, ecco, che quando sono venuto qui ancora eravamo prima della pandemia, quindi in un Ok, periodo normale, periodo ipotetico, sì, normale sì, sì. è facile trovare lavoro come lavapiatti, diciamo.
Subito, sì. Subito. Se vuoi e Che non è sei male per partire. disposto, sei Certo. disposto a farlo, lo trovi Certo. subito. Sì, sì. E non è male perché comunque io come kitchen porter, quindi come lavapiatti, venivo pagato il minimo, quindi 10 e 10 l'ora, che qui ogni anno poi scatta di 10 centesimi in più, quindi poi è diventato 10,20 € l'ora. Io arrivavo a guadagnare più di 1.400 €, ecco, che per fare il lavapiatti, però ecco qui la vita è un po' più cara. Un po' più cara, ecco. Sì, sì, sì. Non in tutto, ecco, però per certi aspetti, soprattutto ecco per me che vengo magari dalla Sicilia, gli affitti per esempio, io sto in un, diciamo, monolocale, qui si chiamano flat, quindi ho una stanza e una cucina con un divanetto, pago 1.250 €. Quindi credo forse Milano forse Forse l'unica che un Milano, pochino, forse Milano. sì. E quindi niente, io inizialmente ho trovato lavoro come lavapiatti in una caffetteria dentro un ospedale. Ho fatto il lavapiatti per circa 5 mesi perché nel frattempo facevo la scuola di inglese, facevo di mattina a scuola, proprio dal lunedì al venerdì, come se fosse scuola a liceo. Pomeriggio andavo in questa caffetteria e fino a sera lavoravo. Poi piano piano che ho acquisito la lingua, sono passato in sala, quindi ho fatto il cameriere. Dopo un po' di mesi sono passato dietro al bancone, quindi dietro al bancone poi finivo a fare un po' di tutto, quindi cassa, servivo i clienti, qualsiasi cosa. Quindi l'unica cosa che poi non sono arrivato a fare purtroppo è stata la macchina del caffè, il barista, quindi da buon italiano mi sono Italiano fatto... che fa il caffè proprio. Mi sono fatto superare, sì, no, ma qui comunque la cosa bella è che qui, soprattutto nelle caffetterie, soprattutto nella ristorazione, i tuoi colleghi sono tutti ragazzi di qualsiasi parte del mondo. Penso sia i primi lavori che uno che viene lì fa, alla fine, Sì, no? sì. Un po' la Sì. gavetta, eh? Te la sei Sì. fatta la gavetta, Sì, soprattutto sì, i primi mesi come lavapiatti sì, perché non era solo il lavoro che stavo facendo il problema, perché poi alla fine lavi i piatti, quindi poi ti abitui. Il problema era proprio che non capivo quello che mi dicevano e non capendo era un continuo dire sì a qualsiasi cosa, ma fondamentalmente ecco non capivo. Poi magari essendo che sei con altri di altre parti del mondo, no? Per esempio nel mio caso la mia prima manager era della Lituania. Quindi già una lingua diversa che non capisci, in più dei modi diversi anche nel dire le cose, non capivo. Lei mi sembrava magari sempre arrabbiata. Poi piano, una volta arrivati dietro al bancone, dopo 1 anno e mezzo, perché io ho lavorato per 1 anno e mezzo là dentro, sotto pandemia, perché qui nei 4 lockdown che ci sono stati in totale, se non sbaglio, no, 3, scusa, 3, da marzo dell'anno scorso a maggio, praticamente, al mese scorso, la caffetteria dove lavoravo io era l'unica aperta perché era dentro l'ospedale, quindi eravamo praticamente sommersi di pannelli in mezzo ai dottori, quindi comunque dottori e infermieri che sono i primi, insomma, un po' più... Il posto più pericoloso è lì. E quindi niente, è andata. Dopo 1 anno e mezzo, a marzo di quest'anno, ho iniziato un nuovo lavoro. Ho iniziato a cercare un mese prima, sono stato fortunato nel trovare subito lavoro, cioè ho fatto il primo colloquio, il primo colloquio è andato bene, perché la mia intenzione era quella di imparare l'inglese, impararlo in un ambiente del genere, quindi una ristorazione, dopodiché provare a trovare un lavoro nell'ambito del customer care e customer service, perché qui trovi molto, le più grandi aziende a livello europeo, gli uffici principali, le sedi principali sono qui a Dublino, quindi qui in Irlanda. Ah, Ti parlo ok. di Come mai Google. questo? Per una cosa di tassazione? Sì, quindi Microsoft, Google, tutti qui, tu li trovi tutti qui. Tu qui se vai su Indeed, per esempio, quindi qualsiasi portale del lavoro, trovi annunci e i nomi che leggi sono nomi importanti. E soprattutto ci sono mercati di qualsiasi parte del mondo e soprattutto d'Europa, quindi c'è il mercato italiano, il mercato spagnolo, il mercato francese, vediamo cosa si riesce a fare, anche perché il colloquio è in inglese, quindi pure che magari vai a fare un lavoro in italiano, il primo scoglio comunque è l'intervista in inglese, che insomma non è semplice, anche perché ti fanno domande particolari, seguono dei sistemi europei, non è... Sì, psicologici, Esatto. trabocchetto. Niente, fortunatamente è andato bene. Io ho trovato lavoro per Accenture, che è una grande multinazionale, che è in più di 50 paesi in tutto il mondo, sì. C'è anche da noi, a Milano, se non sbaglio.
però ecco, pensavo di lavorare in italiano, ma in realtà poi ho trovato un lavoro dove continuo a parlare in inglese, quindi comunque mi va bene. Almeno ti alleni, lo migliori. Sto lavorando in smart working, avendo fatto un anno all'ospedale, tutto il giorno mascherina, era da un anno che cercavo che cercavo lo smart working. Sì, sì. Perché vuol dire, ti capisco, anch'io 1 anno e mezzo che tutti i giorni ho la mascherina, Sì. insomma. Terribile, poi portando gli Terribile. occhiali, niente, ho dovuto studiare una respirazione, ho dovuto cambiare la respirazione per non fare appannare gli occhiali. Quindi adesso 3 mesi che sono in questa grande Quindi ti azienda. occupi di customer care, quindi di servizio ai clienti che Sì, chiamano per queste cose esatto, qua. però a livello non telefonico, ma via email. Ero abituato a farlo telefonico perché col 190 Eri era... abituato, è una bella scuola, quella. Esatto, Eh. esatto. Qui è tutt'altra cosa perché comunque è in chat, diciamo, sì, è una chat. Sono contento comunque sì, perché inizialmente stavo cercando per un lavoro in italiano, però ecco, alla fine si è rivelato in inglese, ma sono contento, ecco. Sì, fa Perché si bene per sente, la ecco, la lingua. differenza rispetto a prima che magari ero ogni giorno col pubblico, i miei colleghi stranieri, quindi qui stando a casa magari la mia ragazza italiana, quindi ogni Certo. tanto si prova a parlare in inglese, ma... Eh no, fra di voi parlerete italiano, no, cioè è no, no. normale. Lei lavora in Irlanda? Lei sì, 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 più o meno ha fatto il mio stesso cammino. Lavora anche lei in un'azienda, una multinazionale, ma qui prima della pandemia ti parlo, rispetto sempre da dove venivo io, Mm. la cosa che più mi ha impressionato è stata la facilità con la quale puoi cambiare lavoro. Sì, Sì, in un tanta roba. modo, sì, 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 in un modo, cioè tu quando vuoi cambiare, vai su internet, sfogli gli annunci, inizi a fare colloqui perché ti chiamano, perché poi qui la differenza è che comunque ti chiamano. Cioè io qui magari ti chiamano in tanti, poi non è facile, insomma, Mhm. devi dare il meglio di te stesso per passare. Ecco. Io a Catania avevo già la difficoltà nel farmi proprio chiamare per fare il colloquio. Devi essere qualificato o anche uno che magari non ha grosse qualifiche, comunque è Allora, facile guarda, che trova lavoro? io... No, 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 io sono diplomato, quindi per farti capire, Ah, ok. non sono laureato. Purtroppo non sono andato all'università, ci ho provato per 4 anni di fila, penso, a fare i test, ma non li ho Mm. mai passati. Ci sono andato ogni tanto vicino, però purtroppo non ho mai accettato questo sistema qui nostro dei test, quindi io non ho mai fatto l'università. Sì, ad oggi, poi più Quindi insomma, avanti, questa chissà. è una buona notizia perché ci sono dei paesi comunque che se non sei qualificato è difficile trovare lavoro all'estero Diciamo che sì, se vieni qui e non parli l'inglese come e ero non parli io, inglese, sì. sai che devi iniziare da lì, poi sta a te, ecco, cioè sta a te non mollare, resistere, perché soprattutto i primi tempi che sono i mesi più Più cruciali, duri. ecco, più duri. Eh. Quindi se non molli i primi mesi, perché io pure i primi mesi ero un po'... Cioè io ancora oggi, ecco, sono in un posto dove non è il mio clima, non solo perché vengo dalla Sicilia, ok, perché quello è normale, Lì è tutto un altro però mondo. io dovessi tornare in Italia, no? Dopo l'esperienza che ho fatto qui, avrebbe poco senso tornare a casa mia, a Catania, quindi magari avrebbe più senso una città come Milano, ok? Quindi che Mhm. per quello che ho fatto io qui mi potrebbe dare delle possibilità, ecco. Però ecco, Milano sì, è una città fredda come qui magari d'inverno, però da noi ecco, esistono le stagioni, insomma ci sono Certo, c'è la certo. primavera, l'inverno, l'autunno, l'estate. Qui invece è tutto, cioè più o meno è 365 giorni l'anno la stessa stagione, ecco. Cioè il Massimo delle giubbotto... temperature lì? No, allora, a 20 gradi ci arriviamo 20. qui, 20, 22, 23, però ecco, qualche settimana tra maggio e giugno, ecco, può succedere, sì. Ah, neanche agosto, luglio, no? Difficile, Già difficile. Quindi comincia a tu venire più più o freschino. meno, sì, tu più o meno qui il giubbotto, magari quello più leggero, ce l'hai sempre, più leggero, più pesante. Sempre, Non però fai mai il nostro cambio di stagione, ecco, che facciamo noi, qui non c'è. Il clima sì è la cosa peggiore, ecco, però se vuoi migliorare te stesso e il tuo curriculum, qui puoi trovare buone opportunità e è tante un'esperienza opportunità. che fa bene a quello, Sì, certo. sì, anche perché poi un'altra cosa buona, oltre a esserci tanto lavoro, è anche la crescita, perché se sei bravo e ti impegni, ecco, cresci pure velocemente, ecco, in un'azienda. Nel mio piccolo, ecco, per esempio, nel caso della caffetteria, nel mio piccolo, da lavapiatti sono arrivato comunque a gestire pure la cassa, cioè proprio i Mhm. soldi, cassaforte, insomma, Certo. cose delicate e particolari, ecco, in pochissimo tempo.
il fatto che comunque magari viene da un'altra nazione, loro non vedono questo, ecco, non devi essere irlandese per forza. E gli Credo stipendi sono buoni lì? Si guadagna bene? gli stipendi sì, è tutto ovviamente rapportato, quindi considera che io Anche prima al di costo stare della vita, ovviamente, esatto, sarà rapportato. esatto. Io prima di stare in questa casa qui stavo Mhm. in uno studio, qui li chiamano Mm. studio, sono delle stanze, praticamente c'è il letto, l'angolo cucina e il tavolo, no? E basta. Io per questo studio qui pagavo 1100, puoi ben capire ecco che magari da noi una, tra virgolette, casa del genere, quanto può costare al mese, Con ecco, 1.000 euro al forse mese si comprano, si affittano esatto, villa, fondamentalmente. esatto, quindi meno della metà, quindi è tutto rapportato, quindi la vita è più cara, gli stipendi sono più alti, però ecco gli affitti Un po' eccessivi. un po' sì, Mm. secondo me sì. Poi magari è chiaro che qui io ho conosciuto anche italiani con posizioni importanti, aziende importanti, che magari anche i 1250 ti dicono no vabbè ma va bene, ecco. Perché poi qui ci sono scuole di pensiero diverso, dipende anche il lavoro che fai e quanto guadagni. Mi capita spesso di leggere commenti, no? Perché io su Facebook abbiamo il gruppo, c'è il gruppo italiani in Irlanda, italiani a Ah, Dublino. senti. Sì, però ecco, magari meglio questi video ecco, che fai tu, vedere la persona che parla e sentire ecco, bene, bene la storia, perché purtroppo in questi gruppi non sono il massimo, ecco, perché ognuno dice la sua, sono scuole di pensiero diverse. Sì, Per sì. me, per il mio stipendio, che lo posso dire tranquillamente, io arrivo quasi ai 2000 al mese, per me è uno stipendio ottimo per stare qui in Irlanda, per altri magari non ci fa niente, quindi dipende anche Mhm, dalla vita che certo, dipende fai. anche lo stile di vita com'è uno. Esatto, dai vizi, Certo. se fumi, se bevi. Se sei un fumatore, qui un pacco di sigarette qui siamo intorno ai 16, 16,50 euro. Dipende. Ecco, io ti dirò ecco, che anche con lo stipendio della caffetteria riuscivo a vivere normale, andare Mhm. a cena fuori se dovevo andare a cena fuori o mettermi un po' di soldi da parte se dovevo mettermi un po' di soldi da parte, ecco. Mhm. Ecco, volevo chiederti Quindi anche quello, cioè se con quello che guadagni e il costo della vita uno comunque riesce a costruirsi, se rimanesse chiaramente lì a lavorare, no? A costruirsi un bel futuro solido mettendo anche soldi da parte, cosa che magari in Italia sì. è difficilissimo, ecco. Lì Guarda, si può fare? nel mio caso sì, lo sto insomma provando. Ah, Sì, io è quasi 2 anni che sono qui e si può. Se mi devo levare un vizio, me lo levo. Ecco, se vedo un paio di scarpe che mi piace, che magari costa più di 100 euro, me lo compro. Ecco, non mi certo, fermo. certo. Nel frattempo sono riuscito a mettere qualcosa da parte, insomma, e sto cercando di mettere il più possibile perché, ecco, magari ecco, ti rispondo a una delle domande che mi avresti fatto sicuramente. Vorrei tornare, ecco, a casa, ecco, vorrei tornare in Italia. Ah, ecco, sì, sì, te Sì, l'avrei chiesto sì, sicuramente. sì. Non so quando, avevo detto 6 mesi, come ho detto poco fa, poi ho detto un anno, però ecco, passato un anno ho detto non dico più niente, viviamo e chi vivrà vedrà, anche perché con la pandemia che c'è stata nell'ultimo anno è stata anche per me una fortuna trovarmi qui, perché magari a casa mia sarei stato fermo a non Lì fare penso sia nulla. stata gestita meglio di qua. Nì, un po' in tutto il mondo non si è capito nulla, nessuno l'ha gestita, ecco, bene, non lo so, ecco, chi è riuscito a gestirla bene. Qui ci sono stati 3 lockdown. Il primo è stato a marzo, in concomitanza con quello da Certo, noi, nel più o meno, 2020. più o meno in tutta Europa. C'è stato un lockdown fino a giugno, poi hanno riaperto, perché qui non hanno mai fatto, come da noi magari, le zone arancione, Ah, gialla, ok. zona bianca, zona rossa. Qui oppure coprifuoco, nulla. Qui hanno sempre fatto che o chiudiamo tutto o riapriamo tutto più o meno. Ecco, quindi qui Ah, quando hanno ecco. fatto il lockdown l'hanno fatto totale. Quindi qui abbiamo avuto il primo, poi d'estate hanno aperto, con ovviamente sempre magari piccole restrizioni, quindi un numero massimo di persone dentro uno store, dentro i ristoranti, quindi più o Mhm. meno, vabbè, Come come, qua, come da come noi un in po' tutta Italia, sì. Europa, sì. Poi ne è partito un altro a settembre, magari stava peggiorando e quindi hanno deciso di chiudere di nuovo, ecco, non fare piano piano qualcosina, lockdown di nuovo, con poco anticipo, ecco, qui forse l'unica cosa che gli critico è stato sempre questi lockdown che hanno fatto partire, li hanno dati sempre con poco anticipo. E il terzo lockdown, che è stato quello più brutto, è partito da Natale in poi. Hanno dato 20 giorni così ai negozietti per farli aprire un attimino, comprare i regali e tutto, e poi è ripartito il 25 praticamente. L'abbiamo saputo una settimana prima, credo, circa 10 Mm. giorni prima, ed è durato fino a maggio di quest'anno, quindi sono stati 6 mesi pieni, un Cioè po' tutto duri, chiuso? Era tutto tutto chiuso, tutto chiuso? chiuso, tutto chiuso, sì, 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 sì. 6 mesi tutto chiuso? 6 mesi con solo farmacie e supermercati.
Ma hanno aiutato comunque il Sì, governo ecco, con gli la cosa soldi. positiva è stata questa, perché Ecco, perché in teoria se uno fa così va bene. esatto, impazzisci mentalmente perché comunque magari per chi è di qua, la sua famiglia, insomma, le amicizie e tutto è più semplice. Ecco, nel mio caso, quindi nel nostro caso, io avendo la mia ragazza e basta, è stato un po' duro, ecco. Andavo solo all'ospedale per lavorare. La cosa positiva è stata l'aiuto che hanno fatto e soprattutto, e qui vedrai la differenza, immediato. Ecco. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo provato, ecco, non nel mio caso, però la mia ragazza, che lavorava in una caffetteria dentro un centro commerciale, chiaramente a dicembre, chiudendo tutto, si è ritrovata a casa. Però qui hanno subito stanziato il Covid payment, che in base, insomma, ecco, adesso non mi ricordo bene i dettagli, nel caso della mia ragazza, lavorava in questo bar gastronomia, quindi dietro al bancone, lei ha avuto 3,50 a settimana la pagava, quindi guadagnava 1.400 euro al mese ed era a casa. Cavolo. Lei si è ritrovata il 24 dicembre a casa, ha fatto la richiesta forse il giorno dopo, la settimana dopo ha iniziato a pagarla, proprio immediato è stato il pagamento, quindi ogni settimana, dalla settimana dopo, quindi appena finito, proprio appena scattato il lockdown, quindi appena chiusi, dalla settimana dopo 350 euro a settimana. Perché Cavolo. qui molti posti di lavoro pagano a settimana. Tipo anche nel mio caso la caffetteria era a settimana, dove sono ore invece al mese, però la ristorazione soprattutto paga a settimana. Ed era una cosa per me nuova, ecco, non ero abituato al pagamento settimanale, sì, sì. E quindi niente, lei per 6 mesi si è ritrovata più o meno a guadagnare forse un centinaio di euro in meno rispetto al suo stipendio Però tanta normale. roba. Sì. Per noi è fantascienza questo qua. Tutti hanno fatto il lockdown in questa situazione. Qui mi sembra di capire che insomma è stata gestita bene, ecco, ha Per quanto portato dei frutti questa cosa. riguarda, sì, Comunque, sì, sì, per quanto sì. riguarda la parte economica e l'aiuto, ecco, al cittadino, sì. Sui lockdown magari, secondo me, c'erano periodi dove si poteva evitare magari di chiudere tutto. Loro preferivano chiudere sempre. L'Irlanda è un paese che è attento all'ambiente, alla natura, un paese cosiddetto green per chi magari ecco, è interessato a queste cose, perché Allora, all'inquinamento, insomma, se ne parla sì. tanto, no, di queste cose. Allora, in realtà da circa 10 anni a questa parte, ecco, loro si sono un po' più evoluti, perché fino a 10 anni fa, quindi fino a 15 anni fa, se non sbaglio, loro hanno passato una crisi economica profondissima e da 10 anni a questa parte si stanno un attimino evolvendo molto Mm. rapidamente. Mm, mm. E credo, leggevo l'altra volta, che ad oggi hanno stipulato una classifica che era la Green Future Index Mm. del 2021, che era una classifica di 76 paesi diversi del mondo, e l'Irlanda era al quinto posto per un attimino controllo, emissioni di carbonio, gestione e piani futuri. Ecco, è stata Mm. posizionata al quinto posto, quindi loro hanno intenzione di tagliare nettamente, quindi del tutto, le emissioni di carbonio entro il 2050. Come paese è pulito, però come città, io Mm. magari stando nella capitale, quindi stando Mm. nella Mm. città più multietnica d'Irlanda, con la pandemia purtroppo un po' si è sforcata. Il centro proprio, magari dove sto io, che sto un po' più in periferia, non ci fai caso, però se scendi in centro te ne rendi conto. Fuori da Dublino, io molto spesso se devo magari uscire fuori, preferisco magari prendere il treno con 15-20 minuti, esco dalla città e ho magari paesaggi bellissimi. Lo preferisco, ecco, rispetto a stare magari in centro, in città, perché con la pandemia un pochino la città si è sporcata. Però il resto sì, paesaggi ne offre tanti. Sì, sì, sì. Io di recente sono stato sulle Clifford Moor, dall'altra parte dell'Irlanda, quindi la parte che affaccia sull'oceano Atlantico, se non sbaglio. Dopo quasi 2 anni sono stato. Quelle sono di solito le prime tappe che fai, Galway, le Clifford Moor, Belfast. Io Mhm. dopo quasi 2 anni ci sono stato, perché purtroppo sono arrivato 6 mesi prima della pandemia, quindi io mi sono praticamente goduto 6 mesi di questo posto e poi In è casa. finito tutto. Sì, e poi in casa. Quindi sì, no, come paese è molto green in tutti i sensi, perché qui è pieno di Certo. parchi. Gli irlandesi come sono? E anche rispetto agli italiani, hanno magari dei pregiudizi o raccontaci anche poi qualche differenza Allora, che hai visto nella eh, cultura, qualche stranezza negli irlandesi. Allora, loro come popolo, ecco, in Mm, generale sono molto educati, cordiali, ti fanno le feste, poi ci sono i maleducati anche qui, attenzione. La gente brutta la puoi trovare anche qui, però ecco, mm, in generale come popolo no, non hanno pregiudizi, anzi, qui
puoi uscire di casa come vuoi, e qui gente particolare ne vedi molti. Magari ecco, noi italiani stessi abbiamo la tendenza a guardare anche magari come ti vesti, qui no, qui puoi uscire veramente come vuoi di casa perché non ti guardano, loro si fanno gli affari loro, non gli interessa. Mi è capitato di incontrare anche gente un po' così, ma l'irlandese, brava persona, e mi piace, sì, sì, sì. Certo. Non è Sì, poi male, magari non è vivendo male. in una città magari c'è un po' di tutto forse, no? Perché comunque è una città Sì, abbastanza perché grande, qui, dai. esatto, perché qui in centro è più il resto del mondo che l'Irlanda, ecco. Ci sono molti brasiliani qui, non l'avrei mai detto. Qui ormai c'è una comunità, si conoscono tutti, ma sono tanti, 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 tanti. Vabbè. Io ti faccio un esempio, quando andavo a scuola di inglese la mattina eravamo 13 più o meno, praticamente 11 erano brasiliani, uno era un italiano e il terzo credo fosse un coreano, insomma parte dell'Asia, sì, sì. Qui se cammini per strada senti o parlare inglese o parlare portoghese. Sì, sì, il portoghese credo che nel giro di pochi anni diventerà la seconda lingua madre dell'Irlanda. Io sinceramente sono venuto qui perché c'era mia sorella, ok? Poi mia sorella comunque se n'è andata, ok? Mia sorella già Ok, se n'è andata. Sì, sì, sì. Io però sono venuto qui perché avevo lei. Pensavo a un'esperienza all'estero, ma magari non avrei mai pensato all'Irlanda. Ecco, magari sarei andato più Londra, Inghilterra, ecco, perché molti vanno lì, soprattutto gli italiani. Già qui ce n'è parecchi, però ecco, in Inghilterra, l'Inghilterra è ancora più satura a livello di italiani, sì, 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 Eh. sì. Però qui non siamo pochi, qui siamo tanti anche noi. E come paese, secondo te, in base alla tua esperienza, lo trovi comunque un paese che è sicuro? Sì, 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 non Perché ha... uno che si Io poi... trasferisce all'estero, queste cose, cioè, ci pensa, no? Perché Esatto, esatto, sì, qua sì, sì, no, bisogna no. chiudere, richiudere, metterle in Sotto... ferriate. Qui vedi molta polizia a girare per la città, non si chiama polizia, si chiama Garda. La particolarità della polizia di qui è che li vedi camminare disarmati. Hanno solamente il taser, l'apparecchio quello lì Mhm. per le scosse Dalle elettriche, scosse sì. elettriche, sì. Però non li vedi armati, ecco, quelli armati ci sono, ma non ho mai capito bene come funziona, ecco, però vengono chiamati in casi particolari. Però ecco, qui in polizia ne vedi molta a girare, molta, molta, molta. Sì. Anche poca delinquenza lì. Qui, no, beh, qui Insomma. è molto comune tra i ragazzetti. Qui l'età più problematica è quella dai 12, 13, 14, 15 anni. Ci sono un po' di gruppetti irlandesi, sono ovviamente del posto. Questo è il massimo che ho visto, ecco, a livello di delinquenza. Se devo fare un paragone, non sono mai stato a Londra, per esempio, quindi non saprei dirti con l'Inghilterra la differenza. Chiaramente Londra è più grande perché qui Dublino fa 500.000 abitanti, tutta l'Irlanda 4 milioni, quindi comunque Ah, è un paese piccolo, sì. piccolo. L'Irlanda più o meno è sì, quanto la Sicilia, più o meno. Sicura ti direi sì, è così, è un paese sicuro, sì. Anche a livello di sanità, te sai se magari come essere Allora, privata, ecco, qui questa è una bella domanda. A di livello di qualità, sanità, ecco. chiaramente, ecco, fortunatamente non l'ho mai provata, ecco, fortunatamente, non hanno una grandissima sanità. È privata qui, è privata, Mhm. quindi è molto cara, è Mhm. molto costosa. E non voglio fare tutte le un fascio, però ecco, per quello che ho sentito dire, ecco, non me ne hanno mai parlato benissimo, però magari, ecco, ci sono casi negativi e casi positivi, ecco. Io l'ho provata in me stesso, ecco, il caso negativo di sanità da noi in Italia, quindi Mhm. può succedere un po' ovunque, ecco, però è privata, è cara, sì, e costa un po'. Io qui il massimo che ho potuto provare è stato una pulizia dei denti dal dentista, però era italiano, quindi Hai non posso giocato in ecco, casa, parlare. dai. Ho giocato me lo sono cercato italiano. Un esempio ecco, di Però, cifre, insomma, per farti capire, quando io lavoravo all'ospedale in caffetteria, un mio collega brasiliano, cadendo dalla doccia, gli diedero, se non sbaglio, 6-7 punti in testa, qui dietro la nuca. ok. E da noi chiaramente va al pronto soccorso E e non puoi spendere niente, certo. non spende niente. Eh. Qui, se non sbaglio, ha pagato intorno ai 150-200 euro. Una ferita banalissima da noi, qui sì, ti costa. E Sì. che consiglio daresti te a chi si vuole trasferire in Irlanda? Di non mollare, soprattutto i primi tempi, se vieni solo, di fare comunque, cercare di fare gruppo subito, fare amicizia, perché col gruppo, se fai gruppo e ti fai degli amici, ce la puoi fare. Da solo, onestamente, ecco, nel mio caso non ce l'avrei mai fatta. Io magari da solo avrei fatto 6 mesetti, ma forse, cioè, lo ammetto, solo non ce l'avrei mai fatta. Con qualcuno sì, quindi magari di venire in compagnia sarebbe meglio, con, cosa più importante, una buona cifra messa da parte.
Io qui quando qualcuno mi chiede sempre con quanto dovrei venire, almeno 3.500, sì, 4.000, sì, perché comunque dipende quello che vuoi fare. Attenzione, io sono venuto che sapevo che già volevo andare a scuola di inglese, quindi magari ho pagato 2 o 3 mesi in anticipo tutta una volta, quindi già con la scuola di inglese Certo. più o meno considera 2 o 3 mesetti, 1.500, 1.600 in base alla scuola li spendi. Poi qui molto spesso è una stanza o è una casa, dai una capara di 2 mesi di anticipo, quindi una cifra da parte ci vuole, almeno tra i 3 e i 4.000 euro, sì. Meno direi di no, meno direi aspetta un altro po', cerca di metterti qualcos'altro da parte, magari facendo dei lavoretti e poi venire. Perché se no è un rischio, magari poi finisce che non arrivi, finisci i soldi e te ne devi tornare, ecco. Meglio aspettare un attimino e poi farla bene. Però è fattibile, è fattibile. Io non l'avrei mai detto, un giorno sarei resistito e sarei arrivato quasi a 2 anni. Io quando sono venuto qui i primi mesi chiedevo, conoscevo persone che chiedevo, ma tu da quant'è che sei qui? E sentivo, 1 anno e mezzo, 2 anni. E io dicevo, wow, come fai? Come fai? E ora invece quando conosco qualcuno sono io quello Te lo dicono che a te. quello anziano del posto. Sì, sì. Se non molli, soprattutto i primi mesi, ce la puoi fare, ecco. Ok. Poi c'è chi viene qui e vuole stare qui per sempre, c'è chi viene qui, si dà un tempo, si dà magari 5-6 anni, c'è chi viene qui come me che non lo so quanto starò, non lo Certo. sapevo quando sono venuto, quindi però voglio tornare, ecco. Comunque la tua idea, Quindi, ecco, come mi hai detto sì, prima, la tua idea è tornare, certo. nel mio caso Cosa ti sì, sì. manca di più dell'Italia e cosa non ti manca anche dell'Italia? Cosa non mi manca? La continuità con il lavoro, perché come ti ho detto, io ero abituato ad avere proroghe di 1 settimana, 2 settimane, poi magari mi staccavano, mi richiamavano dopo un mese. Quindi la continuità del lavoro, quella non mi manca, perché è qui che l'ho provata per la prima volta veramente. Poi cosa mi manca? Al primo posto, vabbè, metterei amici e famiglia, ma anche il cibo. E poi, vabbè, l'ho detto forse già 5 volte, il clima, Il chiaramente. clima, Sì, sì, penso sì, che sì. incida tanto, il clima lì. Sì, ci sono momenti dove mi manca la mia vita, magari mi mancano gli amici, magari certe volte non mi mancano gli amici e magari mi mancano i ricordi che avevo con gli amici. Quando vieni qui devi essere consapevole del fatto che più o meno, vuoi o non vuoi, andrai a vivere una vita diversa da quella che facevi a casa tua. Nel mio caso i primi mesi era parallela, proprio totalmente parallela a quella che facevo in Italia. Mm. Adesso, dopo quasi 2 anni che magari conosco un po' di gente, un gruppetto di amici magari ce l'ho, quindi mi sembra un attimino di rivivere magari le stesse cose che facevo a casa mia. E quello è il bello pure dell'esperienza. Eh sì, certo. E Ti venire devi qui, arrangiare, poi non sai la lingua, non sapevi la lingua. esatto, vivere in un seminterrato, perché il mio primo appartamento era, quello a 1100 era sottoterra, era un seminterrato. 1100. Sì, quindi, sì, io la finestra era proprio, non vedevo, il marciapiede ce l'avevo proprio Sopra. a 3 metri più o meno di altezza. Quindi, Cavolo. però il bello di queste esperienze sono anche queste cose qui. Avrei potuto provare anche la casa condivisa con qualcuno, però la mia ragazza non era d'accordo, quindi sono andato diretto nel privato. Per come mi è stato raccontato, non è facile, ecco, non è facile. Ti devi adeguare a tante cose. Magari cerchi la camera col bagno privato, però poi tutto il resto è condiviso, Eh quindi sì. non è facile, non è facile. No, no. Però qui ci sono situazioni magari di case condivise pure con 10 persone, 7-8 persone, sì, sì, sì. Capita, capita, sì. C'è chi punta solo su magari mettere soldi da parte, quindi gli va bene qualsiasi situazione, quindi qualsiasi casa, una camera magari doppia con qualcun altro. Quindi quello poi sta alla persona, ecco. Bene, senti, io le domande che ti volevo fare, bene o male, te l'ho fatte. Chiaramente, se volete saperne di più anche sull'Irlanda, io vi suggerisco comunque di seguire Andrea. Io ora lascerò comunque qui sotto anche i suoi contatti, sia di YouTube che di Instagram, Andrea, ok? Posso lasciarli? No, no, certo, certo, ho dimenticato anzi di dirtelo. I video su YouTube sono stati una valvola di sfogo durante tutti questi lockdown che sono stati qui, ecco. Perché insomma, te abitando lì sicuramente puoi dare più informazioni più precise anche a chi magari ecco, vuol sapere qualcosa in più. Noi chiaramente abbiamo fatto un'intervista, diciamo, delle cose che secondo me chi vuole andare all'estero vorrebbe sapere, però magari ci sono anche tante altre domande, eccetera. Quindi io lascerò qui sotto Certo, in certo. descrizione i tuoi contatti. Ok, Poi vi va benissimo, ricordo va benissimo.
di iscrivervi al canale per non perdervi altri video interessantissimi di italiani in giro per il mondo, di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e soprattutto ecco, di commentare, di dirmi cosa ne pensate e se avete anche qualche domanda da fare a me, io magari cercherò di aiutarvi, di rispondervi e cercherò di aiutarvi il più possibile, magari anche chiedendo ai nostri Italian Globetrotter nel mondo che ho conosciuto grazie a questo canale. Niente, io ti ringrazio veramente tanto, Andrea, per Grazie essere a te, stato mio Riccardo. ospite qui a Italian Globetrotter. Mi ha fatto tanto piacere conoscerti. Insomma, sei un ragazzo giovane e insomma meriti tanto rispetto per come un po' anche tutti gli italiani che fanno queste cose, no? Perché ci vuole tanto coraggio. Esatto. Voglio ricordare che è una cosa che possono fare tutti, cioè è impossibile non farlo, assolutamente. Bel messaggio, hai mandato proprio un bel messaggio. E infatti il nostro scopo è quello, cioè raccontando, chiaramente facendo domande, ma più che altro raccontando la storia di persone come semplici, come siamo tutti noi. Una persona che lo vuole fare si può, diciamo così, immedesimare nelle persone come voi che l'hanno fatto e pensano di poterlo fare anche loro. Ecco, quindi è questo il bello. Bene Andrea, un abbraccione dall'Italia, virtuale, forte e caloroso e chissà che un giorno non ci si veda di persona magari da qualche parte. Finalmente posso dire, guarda, purtroppo devo dire sempre, che parlo che non sono mai stato in Toscana, però finalmente posso dire che ho un amico in Toscana, ecco, conosco qualcuno in Toscana. Certo. Va bene. Quando verrai in Toscana, se vuoi venire, me lo dici. Insomma, io ti aspetto qua quando tornerai in Italia. Ok, grazie. Bene, un saluto al nostro Italian Globetrotter dall'Irlanda. Viva l'Italia e gli italiani. A tutti. Ciao Andrea. Ciao. Ciao.